Salve a tutti, Boia Faust, bentornati a un nuovo video e oggi il video ve lo faccio da Tallinn in Estonia. Infatti ho preso un battello da Helsinki e oggi andiamo un pochettino alla scoperta di questa bella città. Ho trovato un po' di fan italiani. Il porto di arrivo a Tallinn è quello alle mie spalle. Ci sono diverse compagnie che fanno il collegamento Helsinki-Tallinn a prezzi assolutamente economici e soprattutto senza sbatti. Quindi oggi vi do questo consiglio di fare questa gita a Tallinn e vi dimostro come si può fare totalmente in autonomia, senza bisogno di organizzazione, pacchetti strani. Ve lo fate per conto vostro, andate sul sito, vi comprate il biglietto, il traghetto ci mette dalle 2 alle 3 ore a seconda della compagnia e a seconda del tipo di nave che prendete. Arrivate qua e adesso piccola guida per andare verso il centro città, senza sbatti, pratico, semplice, veloce, economico. Sto lasciando il porto qua di Tallinn e c'è un ponte che attraversa i vari attracchi delle navi che, come vedete, si sposta perché deve far passare le barche. Vedete, si sta di nuovo per aprire. Guardate che bello. E alla mia sinistra, su quel lato, c'è la Vanhakaupunki oppure la città vecchia, Old Town. E adesso ci dirigiamo proprio lì. Quando venite a Tallinn e scendete dalla vostra nave, qualunque sia il terminal praticamente di arrivo, vi basterà andare a piedi a raggiungere una delle varie entrate della città vecchia. Non avete assolutamente il problema di dovervi stressare per prendere mezzi. Oddio, come vado in centro? Mi servirà il taxi, mi servirà il pullman, il tram? No, le piotte si dice in piemontese, i piedi. Le compagnie di collegamento tra Helsinki e Tallinn sono tantissime, più o meno i prezzi sono gli stessi. Ad esempio quello che ho preso io oggi, sono con mia moglie, a testa abbiamo speso 25 euro andata e ritorno in giornata, quindi arrivo la mattina, ritorno al pomeriggio tardo. Noi oggi abbiamo usato la Viking Line, ma ci sono anche altri brand, come ad esempio la Ecure Line, la Tallink. Occhio perché a Helsinki ognuna ha un porto di partenza differente. Questo piccolo video è un classico esempio di ciò che posso fare io offrendovi un servizio di consulenza, quindi posso aiutarvi a pianificare al meglio il vostro viaggio, per esempio in Finlandia, con l'Estonia, con la Svezia, insomma, personalizzato. Quindi se siete interessati a questo servizio di consulenza potete contattarmi su Instagram oppure all'indirizzo email frainfinlandia@gmail.com. Mi raccomando, La cosa bella di Tallinn, in questo senso, per una persona che ci viene per un giorno, diciamo, la gita fuori porta della domenica, ecco, praticamente la stessa cosa, è che arrivate qua dietro e la città vecchia è lì. Guardate, vedete? Quella lì dove ci sono quelle costruzioni con stile architettonico evidentemente differente rispetto a quello che ci circonda, questi cubi, vetro, cemento, insomma, porto. E lì si apre proprio un mondo completamente diverso. Infatti Tallinn ha una storia lunghissima ed è una delle praticamente cittadelle medievali meglio conservate che ci sono in Europa. Anche autentica, quindi non è stata rasa al suolo, per esempio, e poi ricostruita come è successo per molte altre città. Mi viene in mente ad esempio qualche città della Polonia, anche perché no in Germania e così via, a causa della guerra. Qua la cittadella è originale. Se siete appassionati di storia come me, alle mie spalle c'è l'Hotel Sokos chiamato Viru e all'interno esiste il museo del KGB. È infatti possibile visitare la stanza 23 dove appunto i servizi segreti russi durante l'Unione Sovietica spiavano i clienti dell'hotel. E le guide vi racconteranno tanti begli aneddoti. Io l'ho visitato e vi assicuro che vale totalmente la pena, per cui non perdetevelo. Eccoci qua. Sto entrando dal lato leggermente meno turistico della città, arriveremo anche allo snodo principale e vi faccio vedere un pochettino quelli che sono i vicoli anche della città. Dovete sapere che ovviamente la cittadella è bellissima e lo dimostra anche il fatto che sia apprezzata a livello internazionale perché è patrimonio dell'UNESCO ed è stata sviluppata tra il XIII e il XVI secolo, se non ricordo male. Divisa in due parti, adesso andiamo a dare un'occhiata a entrambe le parti.
la parte bassa e la parte alta. La parte bassa principalmente era la parte mercantile, quindi quella dove c'erano un po' gli artigiani, la gente che lavorava. La parte alta è il simbolo del potere, quindi ci stavano i nobili, quelli del potere. E infatti avevano anche la vista migliore, maledetti sti riccacci. Magari entrate in qualche caffè, quelli storici del centro, perdete due secondi. Poi una cosa che io vi consiglio di fare è di dare un'occhiata alle mura medievali, perché sono visitabili, ovviamente hanno un costo d'entrata, vale assolutamente la pena perché, vi ripeto, sono comunque, si tratta di cose originali, non rifatte. Dopodiché c'è la chiesa di St. Olaf, che è quella un pochettino simbolo della città di Tallinn. Anche quella potete salire sulla torre e avere una bellissima panoramica su quella che è la città vecchia. E adesso abbiamo fatto un giretto tra alcuni dei vicoli, vi porto su dove c'è la parte, proprio il centro, il cuore della città vecchia, quindi la sua piazza famosissima, iconica, e poi andiamo anche in un punto panoramico proprio su in punta, quindi c'è da scarpinare. Mettete like, condividete, che faccio fatica per voi. Questi sono i vicoletti delle parti più periferiche della cittadella e sono esattamente belli come quelli più centrali, ma qua non ci viene nessuno perché non li conoscono, quindi ve l'ho detto, esplorate, fatevi dei bei giretti, fate le vasche, come si dice. Guardate che belli questi vicoletti. Sono molto caratteristici. Dovete sapere che ci sono tanti finlandesi residenti in Estonia, ovviamente perché adorano la città e apprezzano l'architettura e tutte queste cose, ma la verità è anche perché l'Estonia non è proprio un paradiso fiscale, ma ha delle tasse molto più basse rispetto alla Finlandia, quindi molti furbacchioni si comprano la casa qua, si aprono poi la ditta qua e quindi pagano le tasse in Estonia. Lo farei anch'io, ci mancherebbe, non facciamo gli ipocriti. Tra l'altro mi stavo chiedendo cosa fosse tutta sta coda qua alle mie spalle, vedete? E aspettano tutti di entrare là dietro e praticamente sembra che sia il consolato russo. E non lo so, si vede che con la situazione purtroppo che c'è al momento avranno da fare dei documenti o cose simili. Adesso sto entrando nella parte leggermente più turistica della città vecchia e lo capisco anche dal fatto perché sto sentendo tantissimo parlare finlandese. E anche se l'estone ci assomiglia un po', l'estone per me è tipo un finlandese che parla con raffreddore praticamente. Eccoci qua nella piazza principale iconica di Tallinn. Questa è l'entrata. Sto distruggendo la schiena, forza di tutte le buche. Sono più buche che a Roma, ragazzi, Tu l'Estonia. Allora, questa piazza si chiama Raekoja Platz ed è praticamente il cuore della città vecchia di Tallinn sin dal Medioevo. Come vedete alle mie spalle c'è anche un edificio gotico che è il municipio. Questa è la sede, quando vedete tutte queste immagini di Tallinn, specialmente durante l'inverno, dove ci sono tutti i mercatini di Natale, questa è la piazza dove ci sono quei mercatini di Natale, facilmente raggiungibile, come vi ho fatto vedere. Qui, di fianco alla piazza, c'è anche una libreria, quindi per vendere i libri e quelle cose lì. Vi dico una cosa interessantissima che mi è venuta in mente. Libri è Ramatud, vuol dire libri in estone. Raamattu in finlandese è la Bibbia, perché è praticamente il libro per antonomasia, capito? Cioè, baracchino bianco, va bene, c'è il limoncello e qua c'è una cabina telefonica che non vedo, non lo so, dalla fine degli anni 90, cioè, ma guarda che roba, guarda che roba. Spingere, questa è italiana, ragazzi, italiana, spingere. Infatti c'è in italiano.
ha parecchio gettone per chiamate urbane e interurbane. Questa è più vecchia, ma davvero. Questa, c'è anche il nome lì. Carli F. Polizia di Stato, vabbè, Vigili del Fuoco, emergenza sanitaria. 113, 115, 118. Qua c'è anche un piccolo pezzo di Italia nella città vecchia di Tallinn. Questa è la prima volta che lo noto, nonostante venga qui da tantissimi anni, sarà tipo la settima o ottava volta che ci vengo. Si scoprono sempre cose nuove praticamente. E qua, comunque devo dire che a differenza della Finlandia, appena la gente sente che parlo italiano, hanno una sorta di reazione. Molti mi sorridono e mi salutano, ispira simpatia. Guardate che bella sta chiesa, guardate che bella. Io sto taxi però lo farei guardare un pochettino, perché quel rumore lì, la felicità del meccanico. Comunque, la chiesa, bellissima. Poi ci sono anche dei parchi, esattamente come a Helsinki, disseminati un po' per tutta la città, anche nella parte vecchia. Però devo dire che oggettivamente la parte centrale è bella, molto più bella rispetto a quella di Helsinki, perché Helsinki non ha una cittadella. Infatti molta gente che viene in vacanza a Helsinki rimane delusa perché si aspetta una old town stile Stoccolma o appunto Tallinn, e non c'è, ragazzi, non esiste. Eccolo lì. Allora, Raekoja Plaza è da dove siamo venuti, che era quella piazza lì dove ci sono anche i mercatini di Natale, Tompea, che non è Tropea, e su di qua, ed è appunto la parte alta della cittadella, simbolo del potere e dei ricastri. Adesso andiamo proprio lì sopra. Minchia quanto c'è da salire, mi sta già passando la voglia di fare sto cacchio di video. Ricordatevi di iscrivervi, guardate, sto sudando, 7 camicie, mannaggia me. Ah, ma tu sei un uomo sportivo. M'han detto. Apriamo il portone, via. Eccoci qua. Tutta salute, forza. Che ci siamo. Eccoci qua. Qua si vedono dei chiarissimi riferimenti ortodossi, come potete vedere. Allora, questa bellissima cattedrale è nome molto fantasioso, Alexander Nevsky, che è praticamente simbolo, è una chiesa dell'Ottocento, simbolo dell'impero russo che c'è stato qua. Ovviamente religione ortodossa significa questo. Esattamente come a Helsinki abbiamo Uspensky Cattedrali, che è praticamente la cattedrale ortodossa simbolo insieme a quella luterana di Helsinki, praticamente quella arancione, quella rossa arancione. Allora, adesso usciamo. Mettiamo a posto il microfono. Sono appena uscito dalla cattedrale e ho scelto di non fare delle riprese dentro, non si possono fare foto o comunque riprendere con delle immagini, e ovviamente avrei potuto farle tranquillamente di straforo, però è proprio una cosa mia, che è una di quelle cose che rispetto, quindi ho preferito evitare. Comunque all'interno è molto 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 simile a quella di Helsinki, davvero molto simile, molto bella, uguale, anche quella di Helsinki è una meraviglia. Eccoci qua, ho trovato uno dei punti panoramici qua di Tallinn e adesso diamo un'occhiata. Eccoci qua, c'è anche un campo da calcio con i ragazzi. Questa è una piccola veduta su uno dei lati della città. Anche qua praticamente vai un po' in giro nei vicoli, ovviamente non nelle piazze centrali dove c'è più casino, però se vai nei vicoletti un po' più appartati e c'è gente, non c'è nessuno che parla. Nel frattempo però, mentre vi dicevo questa interessantissima cosa di cultura, sono arrivato nella piazzetta che volevo farvi vedere, quella panoramica, ed eccola qua. Non male, eh? Vi faccio un altro giro in grandangolo.
Notate che anche qua c'è un cambiamento nell'architettura, ovviamente preservata, per fortuna, nella cittadella medievale, ma vedete qua tutta quest'area è la parte più moderna, si stanno costruendo i grattacieli. Ho visto delle cose simili ad esempio a Varsavia, altra città molto bella che vi consiglio di visitare, e laggiù dopo tutto quel verde al fondo ci sono altri stili architettonici, chiamiamoli post-sovietico, ossia dei bellissimi cubi o parallelepipedi dai colori sgargianti. Una schifezza. Basta, mi sono rotto, devo andare anche a recuperare mia moglie che è andata a comprarsi delle robe per il cucito, per cui ci vediamo settimana prossima con un nuovo contenuto.